Come la maggior parte delle religioni, crediamo a tutto ciò che Dio ha rivelato, ma ciò che ci rende diversi è che crediamo che Egli stia ancora rivelando verità e che continuerà a rivelarne altre, il che significa che Dio parla ancora ai Suoi profeti e apostoli. A volte è come se il nostro profeta ci conducesse in un viaggio che ci disorienta, ma Dio vede il quadro generale e rivela le cose ai Suoi profeti al momento in cui sono necessarie. E quindi il nostro profeta è la sentinella sulla torre che ci guida nel nostro viaggio per evitare le insidie della vita. Le dichiarazioni ufficiali incluse in Dottrine e Alleanze sono due grandi esempi di questo. Una di queste dichiarazioni è il manifesto, che pose fine al precedente comandamento di Dio riguardo il matrimonio plurimo. Ora, tra il 1852 e il 1890, i santi degli ultimi giorni praticarono apertamente la poligamia perché era un comandamento di Dio per loro per quel tempo. Certamente non era un comandamento facile da obbedire, ma ha portato famiglie numerose. Infatti, come l'interesse composto, le dimensioni della Chiesa oggi sono in parte il risultato di quella pratica nei suoi primi anni. Benedisse anche molte sorelle che a quell'epoca erano sole, immigrate e vedove, poiché il matrimonio fu reso disponibile a tutti coloro che lo desideravano. Ma i politici statunitensi insistevano che la poligamia era una barbarie ed erano determinati a fermarla. Certo, c'erano altri gruppi in America che praticavano il matrimonio plurimo, ma ancora una volta il gruppo che venne attaccato maggiormente fu quello dei santi. I politici cominciarono ad arrestare e incarcerare molti leader della Chiesa che praticavano la poligamia, resero la loro vita miserabile. La persecuzione era così intensa che stava per distruggere la Chiesa. Il presidente Wilford Woodruff passò mesi a chiedere a Dio cosa fare riguardo agli attacchi del governo. Poi, nel 1890, il Signore rivelò che era il momento di porre fine a questo comandamento. Il presidente Woodruff disse: «Dio mi ha detto esattamente cosa fare. Mi ha mostrato in visione e rivelazione esattamente cosa sarebbe successo se non avessimo fermato questa pratica». E così, con questa rivelazione di Dio, il presidente Woodruff pubblicò il manifesto alla conferenza generale del 4 ottobre 1890 che mise fine al matrimonio plurimo. Il manifesto fu stampato sui giornali di tutto il paese, informando i politici che la poligamia era ufficialmente finita nello Utah. Tuttavia, anche dopo la pubblicazione del manifesto, ci volle molto tempo affinché tutti i santi lo accettassero. Si trattava di piccoli passi, uno alla volta, fino al 1904, quando il profeta Joseph Fielding Smith pubblicò il secondo manifesto, che dichiarava i nuovi matrimoni plurimi punibili con la scomunica. Da quel momento, i membri della Chiesa non poterono più praticare la poligamia. E oggi, chiunque affermando di essere un mormone pratichi la poligamia, non è certo un membro della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni. Un'altra grande rivelazione fu ricevuta dal profeta Spencer W. Kimball, che annunciò che tutti i membri maschi degni della Chiesa potevano essere ordinati al sacerdozio e ricevere tutte le ordinanze del Tempio senza riguardo alla razza o al colore. Come nell'antica Israele, quando solo certe tribù potevano avere il sacerdozio, prima di questa rivelazione c'erano certe razze che potevano essere battezzate ma non potevano ricevere il sacerdozio. Questa politica iniziò ai tempi di Brigham Young, ma le ragioni esatte sono oggi sconosciute. Molti profeti successivi pregarono con fervore per la guida di Dio per cambiare questa politica, poiché essi consideravano tutte le persone figli di Dio. Per anni il presidente Kimball andò da solo al Tempio ogni sabato e domenica per pregare. Teneva un quaderno pieno di corrispondenza sui neri e sui sacerdozio. La gamma e l'ampiezza del contenuto del quaderno mostravano che il problema lo preoccupava molto. Ma fu solo durante una riunione con tutti gli apostoli che il Signore rivelò chiaramente la sua volontà. L'anziano McConkie, uno degli apostoli che era presente, spiegò: «Lo Spirito del Signore si posò con forza su tutti noi e tutti sentimmo la stessa voce, ricevemmo lo stesso messaggio e diventammo testimoni personali che la parola ricevuta era la mente, la volontà e la voce del Signore». Questa rivelazione fu presentata e ricevuta con gioia il 30 settembre 1878 alla conferenza generale. Fu un grande giorno per migliaia di persone fedeli. Poco dopo, intere congregazioni di persone in Nigeria e in Ghana si misero in fila sulle rive dell'acqua per essere battezzati e fondare nuove congregazioni della Chiesa dei loro paesi. Avevano aspettato fedelmente e pregato incessantemente per poter ricevere il sacerdozio ed essere suggellati nei templi. Davvero, un giorno di grande gioia. Ma perché era stata istituita questa regola?
Bene, i dirigenti e i membri della Chiesa hanno fornito molte teorie per spiegare le restrizioni al sacerdozio e al Tempio, ma nessuna di queste spiegazioni è accettata oggi come dottrina ufficiale della Chiesa. Eppure la natura umana si chiede perché? Ma riguardo a questa specifica domanda, il presidente Oaks insegnò: se si leggono le scritture chiedendosi perché il Signore ha comandato questo o comandato quello, si scopre che non è uso del Signore dare sempre delle ragioni. Alcune persone hanno fornito delle ragioni alle rivelazioni che si sono poi rivelate incredibilmente sbagliate. Sicuramente possiamo fidarci di Dio anche quando non sappiamo il perché. Oggi i dirigenti della Chiesa condannano inequivocabilmente tutto il razzismo sotto qualsiasi forma. Il presidente Hinckley dichiarò: nessun uomo che fa commenti denigratori su persone di un'altra razza può considerarsi un vero discepolo di Cristo, né può considerarsi in armonia con gli insegnamenti della Chiesa. Ognuno di noi è un figlio o una figlia del nostro Padre in cielo e ama tutti i suoi figli. E ora terminiamo il nostro studio di Dottrine e Alleanze con i nostri 13 articoli di fede. Questi furono scritti da Joseph Smith in risposta a un editore di Chicago di nome John Wentworth, che chiese informazioni sui principi di base della Chiesa. Sfortunatamente Wentworth non li pubblicò mai, ma fanno parte delle nostre scritture di oggi. Ne sai qualcuno a memoria? Dichiarano alcune delle cose che ci distinguono dalle altre religioni, come: noi crediamo che la divinità sia costituita da 3 individui separati, che lavorano insieme in completa unità per il nostro beneficio. Noi crediamo che il sacerdozio sia sulla terra oggi, insieme ai suoi doni, al potere e ai miracoli. Crediamo che stiamo letteralmente partecipando alla riunione di Israele e crediamo che Dio continuerà a rivelare molte cose grandi e importanti relative al suo regno. Grazie mille per esservi uniti a noi quest'anno per il nostro studio di Dottrine e Alleanze. La prossima settimana termineremo imparando uno dei più grandi doni di Dio. Ci vuole molto per fare questi video, così per mantenere la fruizione online gratuita per tutti, considerate la possibilità di donare. Trovate il link nella descrizione qui sotto. E grazie per aver guardato. Questo episodio è pieno di informazioni, quindi potreste volerlo guardare di nuovo per essere sicuri di non aver perso nulla, comprese le battute esilaranti. Se senti che questo video ti ha aiutato nel tuo cammino verso la verità e il discepolato cristiano, per favore iscriviti e condividi, soprattutto vai a leggere le scritture da te stesso.